Pam pam parapam pam parapam pam parapam pam pam. Hola bestiole! È il momento di un nuovo question answers a quanto pare, e questa volta avevo chiesto su Twitter se avevate qualche domanda particolarmente privata che volevate farmi, giusto perché me ne arrivano tante ma ogni volta mi dimentico di metterle tutte assieme e finisce che non rispondo più perché sono una pirla. E oggi in realtà avrei dovuto filmare un altro video, avrei voluto filmare il video del nuovo tatuaggio che vado a farmi, ma il posto dove vado ha una politica di non filming, quindi mi hanno detto che non avrei potuto filmare. Di conseguenza, eccomi qua con un Q&A. E Joshifer chiede: probabilmente una domanda stupida, ma credi in Dio? Il mio rapporto con la religione è piuttosto complicato perché ho avuto diversi alti e bassi. Al momento ancora non me la sento di pronunciarmi completamente perché devo chiudere la finestra. Non me la sento di pronunciarmi completamente perché è una cosa che credo sia molto personale. Non credo nella Chiesa, questo è poco ma sicuro, ma credo che a volte qualcuno abbia bisogno della religione perché funziona un po' forse come amico immaginario quando hai bisogno di una mano. Ed è la cosa più stupida probabilmente che potrei dire. È una cosa veramente, cioè, di per sé è una cosa incredibilmente stupida, ma non me la sento di, appunto per questo, giudicare nessuno che, cioè, non me la sento di giudicare qualcuno che creda. Ho assistito a persone che avevano bisogno della religione. Io ho un rapporto un po' complicato con la religione, quindi è un po' difficile rispondere a questa domanda ed è proprio questo il punto di questa domanda, quindi yay! Robby Grella chiede: sei mai stata attratta fisicamente da una donna? Io ho diverse female crush. La prima è principalmente sicuramente Emma Stone, poi c'è Mila Kunis, e Sena O'Neill. Ne ho diverse. Oddio, Marguerite. Ma non è un tipo di attrazione, cioè nel senso, se avessi l'opportunità di fare qualcosa di fisico con queste persone, non lo farei realmente. Non sono sessualmente attratta dalle donne. È un'attrazione psicologica perché comunque essendo una creatura umana sono in grado di dire se una persona è attraente fisicamente e se stimola degli impulsi sessuali. Nella mia interiorità, diciamo che non mi sento attratta dalle donne in quel senso. Sì, ma no. È un po' complicato da spiegare. Dear Big Brain mi chiede: cosa fai per tirarti sul morale quando non ti senti esattamente al meglio? Io ultimamente quando sono giù di morale guardo New Girl e se non è New Girl scrivo alla mia migliore amica. Ultimamente il mio metro migliore, che non funziona in realtà, però lo faccio lo stesso, è guardarmi delle rom-com inutilissime, avvolta nelle coperte, con il mio caffè, il mio gelato vegano, i miei pupazzi e la musica. Oppure non mi aiuta, cioè non mi tira su di morale, però mi permette di entrare in pace con me stessa. Spengo tutte le luci, mi distendo per terra e metto su una canzone che mi piace e resto là e aspetto, perché alla fine i problemi vanno ridimensionati un attimo, perché chiaramente quando ti impattano sul momento, wow, è un po' difficile essere razionali, e cerco di darmi il tempo di arrivare a un livello in cui posso un attimo prendere il problema e dirmi ok, vediamo cosa posso fare. Wilsyball chiede: hai paura di non riuscire a trovare qualcuno con cui condividere la tua vita, oltre che famiglia e amici? Quindi suppongo che si tratti appunto di una relazione. Avevo paura così nel passato e penso che sia una cosa naturalissima dell'adolescenza, avere paura di restare da soli. In realtà la paura della solitudine penso sia una cosa umana, generale, che ci porteremo dietro tutta la vita, ma devo dire che penso che tutti quanti siano generalmente bene o male destinati a trovare una persona con cui condividere la propria vita. Ho visto tutti i generi di persone accoppiate in tutti i modi più strani e è vero che Dio li fa e li accoppia, quindi per quanto complicato, per quanto tempo ci voglia mettere, alla fine chi se ne frega se trovi la tua anima gemella a 30 anni, sinceramente l'importante è che la trovi, ok, magari non sarà piacevolissimo nel frattempo, ci sta, va bene tutto, ma non significa che sia una cosa impossibile perché non la trovi adesso, anche se è difficile per le persone staccarsi dal adesso in questo momento, perché chiaramente lo stai vivendo, ma le cose vanno un attimo ridimensionate e l'ho imparato con l'andare degli anni e io non sono nemmeno eccessivamente vecchia, quindi diciamo che magari la paura ci sta, però spero di trovarlo qualcuno con cui condividere la mia vita a un certo punto. Polyjuice Pollution chiede: è imbarazzante fare domande del genere, mai avuto dubbi sulla tua sessualità? Forse un giorno. Allora, diciamo che se si tratta di bisessualità, omosessualità e eterosessualità, generalmente no. Magari ogni tanto se trovavo, non lo so, è brutto da dire, ma se trovavo attizzante
qualcosa fatto da una ragazza, me lo domandavo. In realtà penso che sia una reazione piuttosto normale, non la trovo una cosa, cioè nel senso di sesso si tratta. Si tratta invece del fatto che ho avuto, non so se molti di voi sono a conoscenza della demisessualità, però diciamo che ho riflettuto molto a riguardo anche per quanto riguarda me. In ogni caso penso che si possano trovare più informazioni in internet che altro, insomma diciamo che io chiaramente non potevo avere qualcosa di semplice. Ehi Josh Fair mi chiede di nuovo: hai mai avuto quelle serate dove piangi per qualsiasi cosa? Se sì, cosa hai fatto per rallegrarti? Allora, penso che quel genere di serate capitino veramente a tutti, gli ormoni fanno schifo, ci sono delle giornate che fanno schifo, non possiamo farci niente se fanno schifo perché fanno schifo e basta. Penso che parlerò con Livia adesso. In quelle serate là, appunto, mi guardo delle rom-com, mi metto a letto e mi guardo delle rom-com che mi deprimono ancora di più, ma allo stesso tempo mi tranquillizzano perché non sono complicate, non hanno... non lo so, è come il comfort food, il mio è il comfort film. Oppure chiamo mia mamma su Skype o la mia migliore amica su Skype. Generalmente mi è capitato di piangere su Skype con la mia migliore amica, devo dirlo. Ascolto musica, gioco ai videogiochi. Al momento sto leggendo un libro che mi sta dando molto la mano, ma ne parlerò più avanti in un video esclusivamente dedicato a questo libro, perché questo libro avrà bisogno di un video dedicato esclusivamente a se stesso. Mi viene chiesto: se pensi alla morte, cosa provi? Mettendo da parte la religione e cose del genere, hai qualche teoria a riguardo? Allora, per quanto brutto sia da dire, io ho la teoria del nero assoluto dopo la morte, purtroppo, quanto mi piacerebbe che non lo fosse. Però sì, sono molto pratica da questo punto di vista e è proprio per questo che la morte è una delle cose che mi fa più paura in assoluto, ed è una delle ragioni per la quali probabilmente sono anche ipocondriaca, perché una malattia può portare alla morte e a sofferenza e di conseguenza sono terrorizzata a riguardo. Ho molta paura della morte, non c'è in realtà molto che ci possa fare, quindi in realtà ci convivo, nel senso, se un giorno uscirò di casa e verrò investita da un bus, vuol dire che doveva succedere. O che semplicemente devo stare più attenta e non l'ho fatto, quindi amen. Mi viene chiesto anche: hai mai avuto delle serie crisi riguardanti il tuo aspetto fisico? Sì, grosse, enormi, gigantesche, pesanti e molto complicate crisi sul mio aspetto fisico, e penso che sia dovuto alla società a cui siamo costretti a vivere adesso, perché io penso che una società così giudicante e che ti bombarda di un certo tipo di immagini, un certo tipo di aspettative e una cattiveria di fondo generale della popolazione non ci sia mai stata, ragion per cui adesso è molto 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 più complicato di quanto non fosse anni fa andare d'accordo con se stessi, e vi assicuro che io non trovo nulla di così complicato quanto il viaggio verso l'accettazione di se stessi, perché è veramente veramente difficile accettare come si è fatti. Io ci ho messo anni a capire che sono fatta così e che non c'è modo in cui io possa essere fatta a forma diversa, nel senso, parlando di peso, anche se io dimagrissi tanto, la mia forma resterebbe quella perché sono fatta così e non posso cambiare la mia struttura ossea, non posso cambiare la struttura genetica di cui sono fatta, per quanto io voglia, devo conviverci tutta la vita e a un certo punto mi va bene, e se ci sono delle persone a cui non va bene, e cazzi loro, nel senso, io devo stare bene con me stessa, devo essere felice di come sto, e se non sto bene è puramente solo ed esclusivamente per una questione di self-love, non per l'amore degli altri, si può cercare di cambiarla nei limiti del possibile, cercando di restare in salute. Quindi, che ne so, andando in palestra, migliorando la propria dieta, tagliandosi i capelli, truccandosi in maniera diversa se si vuole, vestendosi in maniera diversa, trovando lo stile appropriato. Purtroppo penso che ci vorrebbe un video a sé a parlare della self-acceptance, perché avrei tantissime cose da dire ed è molto anche complicato per me fare questo tipo di risposte, e a volte non vorrei, cioè a volte mi sento quasi un'ipocrita perché ho tantissimi problemi anch'io riguardo, per quanto riguarda il mio aspetto fisico, e penso che sia normale, la maggior parte della gente ce l'abbia, però sì, nel senso, è necessario parlare di queste cose. E ho appena realizzato di avere la maglia al contrario. I'm back! Che rapporto avete tu e la tua migliore amica? Come vi siete conosciute? Allora, ho intenzione di fare un video con lei, anche se lei è un po' complicata a fare video. E lei è completamente diversa da me, nel senso che io sono un tornado di emozione, lei è molto razionale e va pure in crisi quando sente un po' più di emozioni, me lo chiede. Ci siamo conosciute all'asilo nido e ci conosciamo da quasi 20 anni. Lei è quella persona che mi è stata accanto nei momenti peggiori, che mi ha promesso alle medie che quando tutti sarebbero stati contro di me, lei sarebbe ancora stata al mio fianco,
e è successo, e la promessa lei l'ha sempre mantenuta. Mi chiama per parlarmi dell'amorosa incinta di suo fratello, mi chiama per parlarmi della sua facoltà di filosofia, mi chiama per parlarmi di quello che le è successo durante la giornata, mi manda continuamente foto. Una volta non era una tipa tecnologica, adesso mi manda foto anche ai momenti di quando va in cesso. Mi ha fatto addirittura il telegiornale di casa sua, perché abita a 500 metri da casa mia, o almeno abitava. Mi mandava i telegiornali tipo che gli mancava, che era finita la carta igienica, che non c'avevano questo nel frigo, bla bla bla. E sua mamma mi chiama seconda figlia, io ero spesso a casa loro anche per cerimonie importanti e c'erano sempre, lei ha 3 fratelli maggiori, i 3 fratelli con le morose e io con lei, e vi giuro che ci è stato chiesto diverse volte se non ci fosse qualcosa sotto, ed è ancora così tutte le volte che ci vediamo. E penso che per oggi questo fosse tutto. Ho intenzione di fare un video collegato alle serie televisive che involve una parrucca e non voglio aggiungere altro a breve. Sono emozionatissima per sabato, per il raduno, per i Tatoob. Oh mio Dio, abbiamo, cioè, più di 90 persone vengono al raduno, non so dove mettervi, penso che vi inserirò tutti in un TARDIS e vi porterò con me a Londra. Venite a salutarmi, mi avete chiesto se potete portarmi delle cose, potete portarmi quello che volete, ma io non voglio che nessuno si senta obbligato a portarmi nulla, perché per me è un regalo vedervi tutti quanti, stare tutti quanti assieme, andare a cazzeggiare, e anche se piove non me ne frega un cazzo, troviamo un posto dove andare, andiamo, non so, costruiamo una tenda, una barricata come qui in camera quando si costruiscono le case di lenzuola. Ma comunque, no, niente, adesso vado a farmi il tatuaggio fra un paio di ore. Troverete probabilmente questo video quando mi starò facendo il tatuaggio. Sono emozionatissima per i quasi 11.000 iscritti, è un traguardo incredibile per la ragazza che parlava di unicorni e fanfiction e cose varie a casa sua. Grazie mille, ci vediamo presto. Uia! Ah, non sento più le gambe. Hola bestiole! Avevo promesso che sarei tornata con 2 video questa settimana e la promessa è stata mantenuta.